Noi eravamo infotatissimi con l'hip hop in generale, cioè avevamo i pantaloni larghi, cappellini all'indietro, andavamo. Una delle cose che mi è rimasta più impressa di quel periodo, che mi ha proprio stravolto, è stato l'Hip Hop Village del 96 al Forum. C'erano tutti i gruppi musicali, c'erano tutti i rapper, c'era Chief fuori che regalava gli AL, c'era i QVS, i THP che dipingevano sui pannelli, c'erano le crew che stavano. La crew di Barona stava di là e quelli di Mondrone dall'altra parte. Però erano le zone di Milano, almeno quelle che vivevo io, dove si respirava l'hip hop. Cioè tu facevi il ponte di Santa Rita e da sopra mi affacciavo a guardare se sotto c'erano altra gente che dipingeva. Solo che essendo un ragazzino e essendo infotatissimo, non avendo soldi in tasca, mi compravo uno spray e lo scaricavo dietro l'angolo subito. Prendevi 3C, pennarelli, il dell'inferno dal calzolaio. La mia infanzia a livello di graffiti era questa, cioè io finivo la scuola alle 3 del pomeriggio, pigliavo l'autobus, la 50, e mi facevo da capolinea a capolinea. E chiaramente sull'autobus bombardavo di tag con la fresa, i vetri, e ancora adesso sulla linea gialla c'è qualche tag vecchia e tanta gente me lo dice anche, mi dice che ho visto una tua tag sul vetro, sulla metro gialla, cioè si parla di roba di 20 anni fa, almeno 20 anni fa. Le prime crew sono le crew di quartiere, capito? Le prime crew che ho avuto io sono stati gli NTR, perché ci incontravamo sugli autobus, facevamo le tag sugli autobus, quindi io vedevo quello che faceva la tag, dicevo ah minchia bella, passami il pennarello, la faccio pure io, e via dicendo, così le amicizie, le conoscenze. Una cosa che mi è rimasta impressa è che adesso è una delle persone che vedo praticamente sempre in giro, ci aiuta anche a Trezzano nel festival che facciamo, ed è un simbolo, per me un simbolo, è Giudone. Io quando avevo 13 anni gli ho passato il pennarello per fare la tag sulla 50 e Giudone per noi comunque era un king, cioè insieme a tanti altri della nostra zona. Fortunatamente la zona era carica di gente, c'erano i THP, c'erano i BDS, c'era Dumbo che abitava qua a Trezzano, noi andavamo a vederci le murate un'ora dopo che aveva finito, c'era Robin che faceva i Volcara a San Cristoforo, c'era Tawa che dipingeva sotto il ponte di Santa Rita, cioè la nostra zona era carica, era carichissima di gente che dipingeva, e automaticamente questa cosa qua inizia ad attrarti, ti prende una passione, non ti bastava più fare il true up, perché eri convinto che una murata che vedevi su una fanza come L la potevi fare pure te, con l'impegno, gli spray, la gente giusta intorno, quindi il mood giusto, lettering, puppet, sfondisti che sono importantissimi. TMH è una crew storica che per tanta gente ancora adesso ha fatto tanto a Milano, soprattutto nell'Interland. È stata una delle prime crew che eravamo ragazzini, avevamo 16-17 anni, però avevamo già deciso di non rimanere sempre quei 3-4 del palazzo che andavano insieme di notte a fare le tag o a devastare. Più gente entrava meglio era, quindi più la crew si spingeva, si allargava, si buttava dentro marmaglia di persone, più ti divertivi, facevi nuove amicizie. Bozzetto, sketch, cioè è la partenza classica dei graffiti, è riempire album così di disegni e andare a dipingere il più possibile, è normale, le Hall of Fame ce le siamo guadagnate, nel senso che
ne avevamo una piccola a Trezzano, adesso abbiamo tutta Milano Sud come Hall of Fame. Ma perché? Perché c'è stata un'evoluzione in tutto. Quando venivano gli stranieri in Italia o a Milano, la gente impazziva. Cioè vedevi roba dei One Up che girava sulla metro, ciao, impazzivi. Vedevi Xeno, vedevi comunque Ligis, Fleck che Dumbo li portava a Milano, si impazziva. Vedere il loro tag, vedere il tuo up in giro. Si faceva a gara per invitare alle jam gli stranieri. Quindi ho pensato, cazzo, anch'io voglio andare nelle altre nazioni e essere spinto comunque, cioè avere la possibilità di essere invitato. E questo lo puoi fare solamente studiando, applicandoti il più possibile. Io dovevo differenziarmi dagli altri writers, quindi sì, ok, io sono bravo, tu sei bravo, lui è bravo, però loro fanno tutti la stessa roba, tipo le fotografie, tutti prendono le foto in mano e rifanno la bambina, il cagnolino, il leone, la tigre e via dicendo. E tanti sono riusciti a farsi notare e a far capire anche nei realistici la mano, la propria impronta. Cioè, se tu guardi determinati realistici senza leggere la tag sotto capisci chi li ha fatti. Tipo Yorit con i tagli sulla faccia, con i graffi sulla faccia, si nota subito che l'ha fatto Yorit, anche se ci sono tantissimi altri writers figurativi realistici che sono bravissimi come lui. La prima cosa che avevo in mente era di togliermi dalla massa e crearmi un mio personaggio che doveva essere un animale, perché comunque ho sempre avuto la passione del disegno degli animali, sia con l'aerografo, ho fatto corsi di aerografo, di pittura, di tante arti diverse. Il mio personaggio semplicemente ha delle avventure, nel senso che raffigura quello che io vedo con i miei occhi, quindi quello che può essere la location dove faccio il graffito. Quindi se io disegno in un muro in Barona dove c'è solamente immondizia, gli zingari che scavalcano e via dicendo, ci sta che come adesso io sto disegnando un bidone dell'immondizia, ho automaticamente la location dove dipingo e mi ha portato a questo sketch. Quindi io adesso sto preparando uno sketch per la murata che farò con degli ospiti, degli amici che verranno a trovarmi, perché la cosa più importante è questa, cioè per me andare a disegnare con intorno persone che mi fa piacere avere di fianco, cioè non deve essere una gara. La gara per me è una moto in batto. Il primo vero festival che ho fatto io è stata ad Atene, quindi ho subito mirato una meta esagerata, perché ho detto è inutile che provo ad andare in Francia, in Svizzera, in Jugoslavia, vediamo cosa c'è di disponibile che mi piace, che mi può attirare, scrivo ragazzi, vediamo come va. Boom, Atene, mi sono trovato subito sto missile qua davanti e ho detto io ci vado volentieri. Ci hanno accolto subito dandoci tutti i loro spray, cioè questa è la cassa di spray nostri, vai usateli, voi siete gli ospiti, dipingete. Questa cosa qua non me la dimenticherò mai e mi ha aiutato molto per l'organizzazione dei primi eventi che abbiamo fatto, perché l'aria che abbiamo respirato lì è stata proprio quella di voler fare qualcosa di divertente e basta, non che doveva essere per forza perfetto. E il primo evento che abbiamo fatto è stato il Meeting of Styles, uno sfracello perché non avevamo i soldi per farlo, abbiamo invitato mezzo mondo che è venuto e non ci aspettavamo che veniva tutta sta gente. Non avevamo budget per gli spray, quindi a quasi tutti gli abbiamo detto di portarseli e ci siamo trovati 1000 cristiani che non se ne volevano più andare. Sono stati tutti benissimo, è stata una bomba, ci è saltato il concerto, volevamo fare un concerto, avevamo tirato in mezzo della gente
che non per colpa loro ma è saltato il concerto, sono saltate un sacco di robe, ci siamo trovati i food truck davanti che non avevamo neanche chiamato noi, parcheggiati là a vendere panini, gente che dormiva sugli spalti di un campo di calcio, gente che era sparita, che avevamo recuperato nei peggiori bar di Cesano, di tutto. Il mondo dei graffiti è bello anche per questo. E questo è l'Urban Giant. Sono 3 anni, quest'anno sarà la terza edizione che faremo a Trezzano sul Naviglio, perché comunque è una location che è ormai diventata la Scala dei graffiti, nel senso che in Italia probabilmente una location così figa non c'è, con pareti così grandi, con spazi così ampi, la stazione di fianco da dipingere, comunque agli artisti fa molto gola. E allo stesso tempo fa molta gola che dietro c'è un'organizzazione solida come la nostra. Ok, la crew nel passato si è sciolta, però noi siamo rimasti amici. Noi facciamo i graffiti per 3 giorni di fila, facciamo la break dance per 3 giorni di fila sulla strada, e poi dopo dentro la palestra c'è un contest che fanno i bandits apposta che si chiama Breaking Giants, e l'anno scorso il primo premio era il biglietto della Battle of the Year. Noi per questo non abbiamo tirato fuori €1, solo che quelli della Battle of the Year hanno visto che l'evento era importante, era un evento hip hop e ci hanno dato questa opportunità, e spero che le persone che sentiranno questa intervista troveranno degli spunti per o iniziare a dipingere o smettere, perché magari non ce l'hanno questa roba, però li devono far svoltare. Per il resto un saluto ragazzi.